Ti è mai capitato di sentirti estraneo a te stesso? Di sentire che qualcosa dentro di te è come sconnesso, di avere pensieri che ricorrono costantemente, emozioni che si sovrappongono l'una con l'altra, senza che tu abbia pienamente il controllo di ciò che sta accadendo dentro di te? Ti è mai successo di sentirti stressato, stanco, affaticato, preso da tantissime cose da fare, che costantemente ti impegnano, dandoti questa sensazione di non avere tempo, di non avere abbastanza energie, di non avere abbastanza risorse per far fronte a tutte le richieste dell'ambiente che ti circonda? Ecco, se ti sei mai trovato in una situazione del genere, sappi che sei una persona assolutamente normale. Una persona normale che vive all'interno di un contesto sociale, culturale, come quello che abbiamo creato in tutti questi ultimi decenni, che non è fatto, non è progettato, non è pensato per il nostro benessere, non è pensato per quelle che sono le necessità reali che in quanto esseri umani oggettivamente abbiamo. Io sono Enrico Gamba, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta e se sei arrivato qui oggi è forse perché anche tu senti la necessità di trovare un punto di svolta. Questo è il mio video podcast nel quale vorrei aiutarti a comprendere sempre meglio quelli che sono i processi della mente, aiutandoti a scoprire soluzioni pratiche, concrete, che possano davvero aiutarti a cambiare. Oggi ti parlerò di come possiamo imparare a decifrare la nostra mente, usando delle semplicissime tecniche di mindfulness. Vedi, la mindfulness è la pratica di consapevolezza per eccellenza. È la pratica di consapevolezza più studiata al mondo, con all'attivo centinaia e centinaia di ricerche scientifiche pubblicate su riviste scientifiche internazionali importanti che attestano la grande valenza che questa pratica di consapevolezza può avere nella nostra vita. La mindfulness viene intesa come la consapevolezza che noi possiamo esercitare nel momento presente, senza giudizio, senza conflitti, senza questa sensazione di distacco fra noi stessi e la realtà stessa che ci circonda. La mindfulness è un percorso per ritornare a casa. Mindfulness è sia il termine utilizzato per descrivere il percorso, la pratica che dobbiamo svolgere quotidianamente, e sia anche per contraddistinguere quello stato di consapevolezza che ciascuno di noi può raggiungere, uno stato che viene tradotto come pienezza della consapevolezza mentale. Per usare delle parole di Jon Kabat-Zinn, che è stato il massimo divulgatore in un ambito scientifico della mindfulness, hai mai fatto l'esperienza di fermarti del tutto, di essere così totalmente nel tuo corpo, di essere così totalmente nella tua vita, che quel che già sapevi e quello che non sai e quel che è stato e quel che ancora deve essere, e le cose, come stanno proprio ora, non ti danno neanche un filo d'ansia o disaccordo? Sarebbe un momento di presenza totale, al di là della lotta, al di là della mera accettazione, al di là della voglia di scappare o sistemare le cose o tuffarcisi dentro a testa bassa. Un momento di puro essere, fuori dal tempo, un momento di pura vista, pura percezione. Un momento nel quale la vita si limita ad essere e quell'essere ti prende, ti afferra con tutti i sensi, tutti i ricordi, fin dentro ai geni, in ciò che più ami, e ti dice benvenuto a casa. Ecco, la mindfulness è un percorso che ciascuno di noi può compiere per ritornare a casa, per ritornare a se stesso,
La versione della mindfulness che conosciamo, che abbiamo così tanto studiato in Occidente, che Jon Kabat-Zinn ha così tanto introdotto ancora negli anni 70 al MIT con importanti ricerche scientifiche in un ambito di salute mentale, è una versione che viene presa più direttamente dalla Vipassana buddista, da una corrente specifica del buddismo, nella quale appunto la pratica di consapevolezza viene utilizzata proprio come un approccio alla vita, dove appunto questa presenza consapevole non giudicante è l'elemento essenziale, conquistata anche con percorsi, a volte anche tortuosi, dove normalmente per esempio nella Vipassana buddista si spendono magari anche una decina di giorni in stati meditativi profondi, quindi senza distrazione di alcun genere. Però ecco, la mindfulness ha delle radici antiche, molto antiche, che appunto traggono ancora energia addirittura dai Veda. Ecco, la mindfulness è un percorso di consapevolezza, è un percorso finalizzato a ritornare a casa, finalizzato a ritornare a noi stessi, a conoscerci, a non essere più alieni a noi stessi, sensazione che invece oggi sempre più spesso proviamo. Come ti dicevo, la nostra società non è una società pensata per noi esseri umani. Non ci è mai capitato nel corso della storia di avere così tanto cibo, di avere così tante attività, di essere così tanto sollecitati da stimoli esterni, di avere una sovrabbondanza così grande di informazioni, di avere così tanti oggetti, di dover gestire così tante cose insieme, tant'è che siamo sempre stressati, siamo sempre altrove, siamo sempre presi in qualcos'altro. Per usare una frase di un altro grande, Eckhart Tolle, nel suo bellissimo libro Il potere di adesso, lo stress è causato dall'essere qui ma nel voler essere là, ovvero dal trovarsi nel presente e desiderare di essere nel futuro. È una spaccatura che ti dilania interiormente. Vivere in una condizione del genere è da pazzi. Il fatto che tutti gli altri lo facciano non rende la cosa meno folle. Siamo costantemente altrove. Ti sarà capitato anche a te di trovarti spessissimo nella vita, nel mentre in cui facevi le cose, a sorprenderti di star pensando a qualcos'altro, di star facendo altro magari interiormente. Capita a volte magari di uscire dall'ufficio, a veramente di dover passare al supermercato per comprare delle cose e poi semplicemente di trovarci a casa e di accorgerci che ci siamo dimenticati di quello che dovevamo fare. Oppure di essere poi a casa e di pensare a quello che dovremmo fare il giorno dopo, al lavoro, e di essere poi al lavoro e di pensare a quando torneremo a casa. Siamo sempre altrove. E questa società che abbiamo creato ci induce a questo. Tutto il nostro percorso di apprendimento è finalizzato a conquistare qualcosa che dobbiamo raggiungere. Poi anche il nostro percorso professionale spesso ci induce proprio a questo, a essere in continuo movimento verso qualcos'altro. E questo, attenzione, è sano, interessante, è dopaminergico, ci dà anche piacere, fa benissimo per certi versi, ci ha permesso di sviluppare un'incredibile tecnologia, per esempio. Però non è pensato per il nostro benessere, tant'è che se andiamo a vedere oggi a livello sociale i livelli di ansia, i livelli di stress, i livelli di depressione non sono mai stati così alti come in questa fase storica dell'umanità. Per cui ecco, in che cosa si iscrive questo discorso della mindfulness. Come ti dicevo, siamo alieni a noi stessi. Spessissimo non riusciamo nemmeno a decifrare la nostra mente, a comprendere che cosa sta accadendo dentro di me, perché sto vivendo queste emozioni, perché ho queste sensazioni. Alle volte addirittura ci possiamo sentire travolti da esse, vivere condizioni legate all'ansia, vivere il panico, sviluppare fobie sempre più strutturate. Ecco, la mindfulness in tutto questo è un percorso di consapevolezza, finalizzato a tornare a casa, finalizzato a tornare a noi stessi.
Sai, la mindfulness oggi viene venduta come una pratica di consapevolezza efficace contro lo stress, nella gestione dell'ansia, della depressione, capace di ridurre l'ipertensione, capace di migliorare la nostra memoria, la nostra attenzione, la nostra concentrazione, capace di regolarizzare il sonno. I vantaggi della mindfulness documentati ormai da decenni di ricerca scientifica sono tutti questi e sicuramente anche altri. Però vedi, quello che conta qui comprendere è davvero che la mindfulness è un viaggio per tornare a noi stessi. Perché la mindfulness è il punto di svolta? Perché la mindfulness è un atto d'amore profondo che possiamo compiere verso noi stessi, nella volontà davvero di iniziare a girare lo sguardo. La nostra società ci spinge a guardare all'esterno, ma quello che la mindfulness invece ci invita a fare è di girare lo sguardo, di iniziare a guardare dentro di noi, di iniziare a cercare di osservare, sviluppando una competenza nelle settimane, nei mesi, negli anni di pratica sempre più sofisticata di come noi funzioniamo, di quali siano le leve che ci governano quotidianamente. Ti parlerò oggi della pratica, di come si può iniziare a praticare, ti spiegherò diverse tecniche di mindfulness, ma vedi, quello che vorrei che tu riuscissi a capire, la parte più importante, è che la mindfulness è davvero un approccio alla vita, è un modo di intendere l'esistenza, è la volontà consapevole di sviluppare sempre più presenza consapevole rispetto a me stesso e rispetto all'ambiente intorno a me. Vedi, quando ho iniziato a praticare la meditazione, ormai una trentina di anni fa, venivi visto come un alieno, venivi visto come una persona strana, venivi paragonato appunto, a uno di quelli che passavano la vita a non fare nulla, a meditare. C'era un pochino quest'idea e quindi ecco, paragonando chi meditava appunto a queste persone che passavano la loro vita in una sorta di ritiro ascetico e quindi lontano dalla vita sociale, commerciale, lontano dall'attività e quindi semmai addirittura visti come forse degli egoisti, dei pigri, no? Che facevano un po' della loro vita, si era creato un pochino questo modello intorno alla meditazione. Chi medita se ne frega in buona sostanza un pochino degli altri, della realtà. Tant'è che si pensava e si pensa, alcuni oggi ancora pensano stupidamente, ecco questo, ovvero che la meditazione sia qualcosa che ti dissocia, ti allontana dalla realtà. Ma la vera meditazione, la pratica di consapevolezza è tutt'altro, è esattamente il contrario. È proprio la scelta consapevole di divenire presente a me stesso e a tutto ciò che mi circonda. A livello neuronale, la mindfulness addirittura cambia alcune strutture del nostro cervello, alcune per esempio il ponte, che è una zona profonda del nostro encefalo, che è proprio finalizzata ad aumentare la nostra capacità di percepire noi stessi nell'ambiente intorno a noi. La mindfulness aumenta la mia capacità di essere presente a me stesso nell'ambiente che mi circonda, nelle relazioni della mia vita, mi permette di abitare i miei sensi. Un libro molto bello di Jon Kabat-Zinn proprio si intitola Riprendere i sensi. La mindfulness è un invito a tornare nella realtà, tant'è che oggi viene utilizzata soprattutto in un ambito terapeutico, anche proprio per affrontare disturbi gravi, importanti come quelli dissociativi. In un ambito legato per esempio al trauma, la mindfulness è uno degli ingredienti fondamentali da utilizzare proprio per superare quello stato traumatico, per esempio di freezing, di congelamento, che a volte le persone vivono, proprio per riuscire a ritornare ad abitare il proprio corpo, alla presenza consapevole della realtà. Per cui nulla di più sbagliato di quelle idee assurde che appunto venivano portate avanti 30 anni fa e che ancora oggi addirittura alcuni portano ancora avanti come pensiero. La mindfulness ci riporta alla realtà, ci riporta a noi stessi e ci riporta a ciò che effettivamente accade nella realtà. Però ecco, proprio per capire concretamente quello che vorrei trasmetterti in questi incontri è proprio anche qualcosa di pratico, di concreto da poter utilizzare nella tua vita quotidiana,
Ecco che ti spiego quelle che sono un po' le pratiche di consapevolezza, perché vedi, sebbene la mindfulness, come ti dicevo, sia proprio un approccio alla vita, uno stato della coscienza che noi possiamo raggiungere nella nostra quotidianità, la mindfulness è anche proprio la pratica concreta che possiamo svolgere. E qual è la pratica per eccellenza, quella più consueta? È proprio la pratica del respiro. Normalmente quando tengo i corsi di mindfulness, quando si tengono i corsi di mindfulness, l'idea fondamentale è proprio quello di vedere la pratica formale e la pratica informale. C'è questa distinzione. La pratica formale è, diciamo, la pratica che ciascuno di noi deve compiere quotidianamente, proprio come allenamento quotidiano per riuscire a sviluppare quella muscolatura che mi permette poi di gestire le situazioni della mia vita in quella che è la pratica informale, che comunque devo portare avanti consapevolmente. È un po' come andare in palestra, ecco, se io mi rendo conto di far fatica nella quotidianità a sollevare pesi, così nella mia muscolatura, ecco che magari vado in palestra, questo mi permette di incrementare la mia muscolatura e grazie a questo lavoro che ho fatto su me stesso riesco poi nella quotidianità ad avere più forza, più energia, a fare meglio le cose della mia vita. Allo stesso modo, la pratica formale è quell'attività che io svolgo quotidianamente, finalizzata a sviluppare proprio quella struttura neuronale che mi permette di svolgere tutta una serie di funzioni della mente con molta più tranquillità, con molta più naturalità. Ecco, quali sono un po' queste funzioni della mente? Come ti dicevo, la mindfulness aumenta la memoria, aumenta l'attenzione, aumenta la concentrazione, aumenta la mia capacità di stare nel presente. Questo appunto andando a trasformare alcuni centri nervosi. Quando ti parlo di trasformare centri nervosi intendo dire che proprio l'atto consapevole di portare l'attenzione al mio respiro, e ora proviamo a praticare insieme così da capire effettivamente di cosa si parla, fa sì che io inizi a muovere proprio i flussi di sangue nel mio cervello in maniera differente da come essi naturalmente vengono portati. Tieni conto di una cosa, ecco, se non l'hai ancora fatto ti invito ad ascoltare gli altri 2 incontri già realizzati del punto di svolta, perché in essi ho approfondito meglio l'aspetto delle neuroscienze, ho approfondito l'epigenetica, la genetica e come questi processi vadano a trasformare il nostro sistema nervoso. Qui però brevemente ti dico questo, cioè tutto ciò che noi facciamo cambia il nostro sistema nervoso. La domanda è come lo stiamo cambiando, come lo stiamo modificando. La realtà è che il cambiamento avviene sempre e comunque a prescindere da noi. La nostra opzione è quella di iniziare a dirigere il cambiamento nella direzione che vogliamo noi. Ecco, qual è la direzione della mindfulness? È appunto quella di far crescere aree del nostro cervello, come per esempio la corteccia orbito-frontale, che ci permettono di essere più consapevoli, più presenti, più capaci di autoregolare i nostri stati interni. Funzione questa importantissima, perché se io sono maggiormente consapevole di ciò che accade dentro di me, di quali sono le emozioni che si stanno sviluppando, di quali reazioni sto avendo all'interno di un preciso contesto, di una certa relazione, ecco che io allora posso imparare a gestire sempre meglio tutto questo. Per cui ecco, lo sviluppo di alcune aree del nostro cervello è davvero, davvero importante. Come anche la riduzione di altre, per esempio l'amigdala è un'area del cervello che va a regolare la paura e che si è visto che i meditatori esperti, che quindi praticano da diciamo 3 anni, mezz'oretta al giorno, l'amigdala ha una massa significativamente più piccola. Comunque, veniamo alla pratica, come ti dicevo, alla pratica formale che ciascuno di noi può introdurre nella sua vita e che chiaramente ti invito ad introdurre nella tua quotidianità. La pratica formale è quella appunto del respiro, dove semplicemente ciò che viene proposto di fare è di chiudere gli occhi, di portare l'attenzione al respiro e di tenerla lì, semplicemente sul respiro. Che cosa produce questa pratica? Quindi sono lì sul respiro, perdo l'attenzione ma la riporto indietro, perdo l'attenzione e la riporto indietro. Che cos'è che produce? Produce un aumento, e questo guarda è un passaggio che non tutti spiegano ma che è davvero davvero importante, della mia capacità di accorgermi di ogni volta in cui perdo il respiro. Quindi
cresce la mia capacità, e quando dico cresce intendo dire appunto che crescono quelle aree del mio cervello che mi permettono di svolgere questa funzione, di accorgermi sempre più velocemente di ogni volta in cui perdo l'attenzione, di ogni volta in cui di fatto sono altrove. Vedi, prova a pensarci, prova ad usare un po' di immaginazione, perché non è così scontato riuscire a fare questa associazione. Prova a immaginare di riuscire in ogni momento della tua vita ad essere più presente, più concentrato, più consapevole, più attento alle micro variazioni che avvengono costantemente dentro di te e fuori di te. Che cosa produrrebbe questo nella tua vita? Naturalmente una maggior consapevolezza, una maggior capacità di riconoscere, per esempio, ciò che ti nutre da ciò che ti intossica, ciò che ti fortifica da ciò che ti indebolisce, una maggior capacità di riconoscere i sapori. La mindfulness, per esempio, la usiamo anche, per esempio, nell'alimentazione, col mindfulness eating. Semplicemente si è visto che più le persone sono consapevoli mentre mangiano, semplicemente imparano a mangiare meglio, imparano a scegliere cibi più accuratamente, mangiano più lentamente, mangiano meno in genere, proprio perché si accorgono maggiormente del senso di sazietà che interviene. Per cui la mindfulness viene usata sempre più anche nelle diete, per esempio. Ma allora, pratica formale, pratica del respiro. Proviamo a praticare insieme, giusto 5 minuti affinché tu possa comprendere di che cosa stiamo parlando. Ecco, per farlo ti invito a non fare altro in questo momento, per cui chiaramente, ecco, soprattutto altro che dovesse impegnare la tua attenzione, quindi guidare l'auto o svolgere un'attività fuori casa. Ecco, prenditi il tempo per fare questi brevi 5 minuti. Ecco, nei quali faremo così, un assaggio di pratica formale di consapevolezza sul respiro. Quello che ti chiedo di fare è semplicemente di metterti in una posizione comoda che esprima l'intento di essere consapevole nel momento presente. Cosa intendo dire? Intendo dire che sdraiati, per esempio, come dire, può anche andare bene, per alcuni va bene, però non è il massimo, perché magari ecco, riesco a ottenere un gran bel rilassamento, ma lo scopo della mindfulness non è rilassarsi o addormentarsi più velocemente. Lo scopo della mindfulness è proprio quello di allenarmi ad essere consapevole, allenarmi a stare nel presente, a stare in ciò che accade nel qui e ora. Questo è lo scopo che io devo raggiungere. Per cui mettendomi in questa posizione semplicemente chiudo gli occhi e porto l'attenzione al respiro, all'aria che entra e che esce. E ogni volta che l'attenzione va altrove e me ne accorgo, semplicemente ritorno al respiro. Potranno sopraggiungere pensieri di ogni genere, cose già fatte, cose da fare. Ma ogni volta che mi accorgo di star pensando ad altro, felice di essermene accorto, torno indietro al respiro, all'aria che entra e che esce. Sono consapevole di ciò che accade dentro
e fuori di me. E qualsiasi cosa accada, semplicemente torno indietro al respiro, all'aria che entra e che esce. E ogni volta che me ne accorgo, felice di essermene accorto, torno indietro, all'aria che entra e che esce. Prova a mantenere questo stato ancora per un minuto. E così lentamente puoi iniziare a muovere le mani, i piedi e riaprire poi gli occhi. Ecco, mi auguro che sia andata bene questa prima esperienza di consapevolezza. Se vuoi puoi scrivermi tranquillamente a info@enricogamba.org per dirmi com'è andata o anche nei commenti, ecco, così che anche altri abbiano modo di confrontarsi. L'obiettivo della pratica formale, come avrai avuto modo ora di sperimentare, è proprio quello di allenarsi a stare nel presente, di allenarci quotidianamente, giorno per giorno, a ritornare a noi stessi. E la pratica formale è davvero molto importante, perché sai, la pratica formale è quella che maggiormente ci porta a cambiare. Prova a pensare ad un atleta che vuole prepararsi per una gara, cosa fa? Ogni giorno, ogni 2 giorni, insomma comunque con consistenza, si allena quotidianamente. Ecco appunto, va a correre, nuota, nella sua specialità, in quello che deve fare. Ecco, questo perché? Perché per come funzioniamo noi esseri umani, per come funziona il nostro sistema nervoso, la ripetizione e l'intensità, che è l'altra variabile importante, sono quelle che maggiormente vanno a determinare proprio la trasformazione epigenetica del nostro sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire che ripetizione e intensità vanno a decidere di fatto della trascrizione dei nostri geni, che vanno a decidere quindi di che cosa siamo composti, di quali proteine, in buona sostanza. E quindi il nostro cervello, il nostro sistema cambia sulla base delle esperienze, soprattutto ricorrenti e intense, che noi facciamo costantemente. Se tu ogni giorno facessi per
10 all'inizio, ecco, perché poi gradualmente 20, 30 minuti, quello che abbiamo fatto ora per 5 minuti, la tua vita cambierebbe inevitabilmente. E dico inevitabilmente perché, oltre al fatto che alle migliaia di persone che mi è capitato di insegnare la mindfulness, tutte hanno avuto dei cambiamenti importanti, quelle che hanno praticato ovviamente, questo è anche inevitabile che accada da un punto di vista proprio neuroscientifico. È come dire, se io vado in palestra ogni giorno, sollevo un peso col bicipite, è inevitabile che il tuo braccio aumenterà di volume. Poi è chiaro che se mi vado a denutrire completamente, magari no. Chiaro, ecco, che se io pratico la mindfulness, magari in deprivazione da sonno, dormo un'ora per notte, poi pratico la mindfulness, ecco, come dire, i miei livelli di benessere difficilmente miglioreranno così tanto. Ma se io ho una vita tutto sommato normale e inizio a praticare mezz'oretta al giorno di pratica di consapevolezza, inevitabilmente vedrò dei cambiamenti. E questa è la pratica formale, ecco, quella che quotidianamente va portata avanti. Ma come ti dicevo, la mindfulness è una scelta di vita, un approccio alla vita. Io posso essere mindful quando mangio, quando parlo con le persone, quando lavoro, quando scrivo una mail, quando lavo i piatti. In qualsiasi momento della mia vita io mi posso esercitare a praticare la consapevolezza. E questa è più la pratica informale, che è anche l'obiettivo da raggiungere, perché vedi, se io sono maggiormente presente nel mentre in cui svolgo anche qualsiasi attività della mia vita, sto meglio, perché noi stiamo meglio, funzioniamo meglio così, perché ho più energie, ho più risorse, ho più capacità di gestire ciò che effettivamente accade. Mi libero, per esempio, altro tema importantissimo, di tutti quei pensieri disfunzionali, di tutte quelle sovrastrutture che magari costantemente dentro di me si attivano, ma che normalmente si attivano un po' sotto soglia, senza che io ne sia pienamente consapevole, ma che mi limitano. Magari sono pensieri denigratori, pensieri negativi, pensieri appunto autolimitanti, autosabotanti. Ecco che se io inizio a vederli con sempre maggior chiarezza, io inizio anche a liberarmene. Chiaramente, ecco, nella mia pratica formale posso introdurre anche altre tipologie di pratica, per esempio posso introdurre la mindfulness camminata, una delle pratiche che si utilizzano durante i corsi. Pratiche come il Tai Chi, come pratiche di questo genere, richiamano tantissimo le pratiche della mindfulness, anche lo yoga. Appunto, non dimentichiamoci che la mindfulness è molto antica e che ha contaminato tantissime culture nell'arco dei millenni, ok? Altra pratica, dicevamo, mentre sto mangiando, il mindfulness eating. Io mi metto lì, pratico, mangio. Magari addirittura posso usare delle strategie, per esempio a volte cambiare la mano con la quale utilizzo la posata. Se normalmente uso la mano destra, posso provare ad usare quella sinistra. Anche lì la lentezza, il fatto di mangiare lentamente, quindi boccone dopo boccone. Questo mi aiuta a portare sempre più in quel momento la consapevolezza e di fatto a pieno titolo è un esercizio di mindfulness. Ok? Ecco, prova a essere anche tu creativo nell'approccio. Una delle domande classiche che mi fanno durante i corsi è: ma devo fare così, devo praticare alla mattina, devo praticare alla sera, per quanto tempo devo praticare? Guarda, qua, ecco, quello che mi sento di dirti è questo. Considera che la mindfulness, ed è l'aspetto più importante, più bello della mindfulness, il motivo per il quale la amo anche così tanto, è un viaggio per tornare a noi stessi. La mindfulness è un percorso di consapevolezza finalizzato a riappropriarci di ciò che effettivamente accade dentro di noi. Per questo motivo non c'è una regola assoluta, non c'è fai così e andrà bene, c'è piuttosto un vado avanti camminando un po' per prove ed errori, sviluppo una mia conoscenza, una mia competenza sempre maggiore rispetto a ciò che mi fa bene a me, a ciò che mi aiuta davvero a stare meglio. Per cui magari mi accorgo che praticare la mattina mi è più agevole del praticare la sera o praticare dopo pranzo. Ecco, sviluppo una competenza rispetto a questo, rispetto a come funziona per me. Chiaramente, come ti dicevo,
devo anche proprio un po' sperimentare. Se pratico solamente 2 minuti e magari appunto dormo un'ora per notte, chiaramente probabilmente non vedrò nessun beneficio, la cosa rimarrà lì. Ma se io inizio a praticare ogni giorno con una certa consistenza, per cui ti dicevo gradualmente 5, 10, 20 fino ad arrivare a un 20-30 minuti al giorno, poi posso provare a cambiare, no? Posso provare alla mattina, poi alla sera, cercando appunto di vedere che cosa mi aiuta a stare meglio. Questo è un pochino l'approccio della mindfulness, che come ti dicevo è proprio un viaggio per tornare a noi stessi, per riappropriarci del nostro modo di funzionare. Pensa anche a questo. Cosa succederebbe, cosa succede in effetti se io ogni giorno mi mettessi lì semplicemente ad ascoltarmi? Quello che accadrebbe, quello che accade a chi pratica, è che semplicemente mi accorgo sempre di più delle tante micro variazioni che normalmente si manifestano nella mia vita, ma alle quali io normalmente non presto attenzione. Per cui se io ogni giorno passo 20-30 minuti ad essere presente a me stesso, mi accorgerò di quando sono più agitato, di quando lo sono meno, di quanto ho più energie, più risorse, di quanto invece sento di averne meno. Inizierò sempre più a cogliere dei cambiamenti, a cogliere delle variazioni. E questo mi aiuterà sempre più a sviluppare che cosa? Una competenza rispetto a me stesso, rispetto al mio funzionamento, rispetto a ciò che accade dentro di me. E questo naturalmente è uno dei grandi obiettivi della pratica di consapevolezza. Quindi sviluppo sempre più una metacognizione rispetto a tutto quello che è il mio funzionamento interno. E quindi naturalmente sto meglio, perché poi inizio a dirigere la mia vita sulla base di questo. Oprah Winfrey, conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice americana, dice per esempio: essere pienamente presente, ascoltare con attenzione, osservare profondamente senza giudicare, tutto il giorno, ogni giorno, è ciò che definisco mindfulness. Quindi qual è il senso, qual è lo spirito? È proprio quello di riuscire quotidianamente, con una modalità non giudicante, ad essere semplicemente presente a me stesso, osservare. Vedi, per esempio, mi capita in terapia spesso di incontrare persone che tendono a essere molto, molto dure, molto cattive a volte addirittura con se stesse, molto giudicanti con se stesse. Non vado abbastanza bene, non sono abbastanza alto, non sono abbastanza basso, non sono un continuo pensare in negativo a se stessi. Ecco, la mindfulness in quest'ottica anche è estremamente terapeutica, perché quello che accade, continuando a praticare, è che io semplicemente sviluppo sempre più la capacità di stare in ciò che accade dentro di me senza giudizio, senza dirmi va bene, va male, liberandomi da tutti quei pensieri, alle volte addirittura intrusivi, che appunto continuano a tartassarmi interiormente. La mindfulness è la capacità di stare nel qui e ora senza giudizio, senza questo costante conflitto interno. Quando inizi a praticare, all'inizio può essere molto complicato. Nell'esperienza che abbiamo fatto potrebbe esserti capitato di avere tantissimi pensieri che continuavano a presentarsi, a sovrapporsi anche. Ecco, quella è l'indicazione del fatto che devi meditare, che per te va bene praticare. Perché vedi quei pensieri che tu hai visto, che hai sentito, questo continuo attivarsi interno di processi, non è altro che il risultato di quello che è accumulato nell'arco della vita. La mindfulness è come una trivella che scava in profondità in questi strati che si sono stratificati nell'arco di tutta la nostra esistenza. E più pratichiamo, più incontriamo nuovi livelli, nuovi strati appunto che nel tempo si sono assommati l'uno sull'altra. Questi strati non sono altro di fatto che poi reti neurali che si sono consolidate nell'arco della vita, come ti dicevo, con ripetizioni ed intensità. Ecco, questo giusto ancora meglio per capire. Quindi, se ti accorgi di aver avuto tanti pensieri, è proprio perché il tuo sistema è abituato a funzionare in questo modo. Ma allora, quando si inizia a praticare, inizia a divenire sempre più chiaro questo processo costante della mente. Ma nel tempo io continuo a riportare l'attenzione al respiro, me ne accorgo e torno al respiro, me ne accorgo e torno al respiro, finché a un certo punto cosa succede? Succede che questa mia capacità di accorgermi diventa sempre più rapida, me ne accorgo sempre più velocemente. Quindi a un certo punto accade semplicemente che non perdo più l'attenzione.
uno dei segnali importanti da tenere in considerazione del fatto che stiamo effettivamente riuscendo a praticare bene è proprio quello che a un certo punto scompaiono tutti questi pensieri, iniziamo a vivere un'esperienza più contemplativa, in cui la mente smette di essere così costantemente in attivazione, a metterci così costantemente sotto pressione. Semplicemente, puff, scompaiono un po' tutti i pensieri. Indicativo di quello stato di coscienza è anche il fatto che il tempo inizia a subire una alterazione a livello percettivo, per cui magari passano 20 o 30 minuti canonici, ma nella nostra esperienza soggettiva sono passati pochi minuti. Quello è un indicatore importante del fatto che stiamo praticando bene e che la pratica di consapevolezza sta funzionando effettivamente per noi. Il Dalai Lama dice: la mindfulness ci aiuta a vedere la sofferenza che è, credo, l'origine della vera compassione. Cioè la mindfulness ci aiuta a vedere la realtà, a tornare nella realtà. Capisci perché mi sembrano così assurde a volte quelle persone che dicono che la mindfulness ci porta lontano da essa? Perché è esattamente il contrario. La mindfulness ci riporta al reale, ci riporta a ciò che accade, ci riporta all'essenza delle cose, alla verità delle cose. Pensa che addirittura gli antichi greci praticavano pratiche simili alla mindfulness. Socrate praticava pratiche simili a questa, dove appunto l'obiettivo era proprio quello di tornare al presente, tornare alla realtà, riuscire davvero a sondare la realtà proprio per quella che era. Gli stoici, per esempio, facevano questo, proprio liberandoci da quelli che erano i filtri percettivi della nostra mente. Per cui la mindfulness, pratiche come la mindfulness, a prescindere dai nomi che hanno assunto nell'arco della storia dell'umanità, hanno esattamente questo obiettivo fondamentale: riuscire a stare nella realtà, ma riuscire a stare in essa quindi senza giudizio. E quello che poi accade, quello che anche la ricerca scientifica ha dimostrato accadere, è che quello che accade è proprio un aumento anche di uno stato di compassione verso noi stessi, quindi di autocompassione, ma anche verso gli altri, proprio perché la mindfulness ci aiuta anche in questo processo di connessione più profonda con il creato, con tutto ciò che ci circonda. Ecco, se hai già seguito l'incontro del vero sé che ho realizzato sempre nel punto di svolta, ecco che avrai capito bene quanto questo processo di connessione con tutto ciò che ci circonda sia davvero, davvero importante. Un altro grande, che è Thich Nhat Hanh, monaco buddista, attivista per la pace, che ha diffuso tantissimo la mindfulness in tutto il mondo, dice: la pratica della mindfulness non ci isola dal resto del mondo, ma piuttosto ci connette più profondamente ad esso. Noi sappiamo che questo avviene anche a livello appunto neuronale. Newberg, per esempio, ha approfondito quanto la pratica della mindfulness davvero ci mette in una condizione di connessione profonda, proprio perché disattiva quelle aree del nostro cervello deputate all'individualismo, in buona sostanza, all'identificazione dell'io, che poi tipicamente è semplicemente confinata al nostro piccolo corpo. Ecco, la pratica della mindfulness ci dà queste esperienze di connessione col tutto, che peraltro si è visto farci davvero così bene in termini proprio anche di significato e di benessere con noi stessi, con l'ambiente che ci circonda. Per cui, ecco, anche Thich Nhat Hanh ricorda tanto questo concetto così importante, ovvero che la mindfulness è connessione, vicinanza, è partecipazione, è sentirsi parte del tutto, rendersi conto di essere quello stesso tutto. E comunque, ecco, sai, la mindfulness, al di là poi di tanti ragionamenti, è, come ti dicevo, davvero un'importante, fondamentale scelta d'amore verso noi stessi. La mindfulness, come ti spiegavo, viene venduta per gestire l'ansia, lo stress, per migliorare la memoria, l'attenzione, perché funziona, è vero, è ottima per questi compiti. Però la mindfulness è davvero un cammino interiore, un cammino per ritornare a noi stessi. Quello che ti ho spiegato oggi è così, un'infarinatura sul percorso di consapevolezza, anche se penso di averti già dato degli elementi importanti che possono aiutarti a intraprendere questo cammino. Nel mio sito poi enricogamba.org trovi tantissime ormai risorse relative a questo tema, proprio alla pratica della mindfulness.
Io stesso, in presenza o live, organizzo corsi e incontri regolarmente proprio per approfondire la pratica di consapevolezza, per riuscire a vivere anche delle esperienze di partecipazione con altre persone lungo questo cammino, perché questo si è visto essere estremamente importante. Partecipare a degli intensivi, appunto, facilita questo processo epigenetico trasformativo. Come ti dicevo, il nostro cambiamento avviene grazie alla ripetizione e all'intensità. Per questo motivo, per esempio, organizzo i corsi online di mindfulness live, che appunto sono più comodi live perché ci si incontra molto spesso, una decina di incontri continuativi, che servono proprio ad introdurre la pratica e a renderla più presenti, più costante dentro di noi. Ma poi ci sono anche gli intensivi, che sono momenti dove si pratica diverse ore insieme, che hanno proprio il fine di farci sperimentare questi stati di benessere e di coscienza più profondi con noi stessi. In ogni caso, ecco, la mindfulness è davvero un percorso di vita, è un percorso trasformativo. Se hai compreso quello che ti ho detto finora, ecco, comprenderai davvero quanto la pratica di consapevolezza protratta nel tempo, negli anni, nei decenni, può davvero letteralmente cambiarti la vita, proprio perché negli anni ti accorgerai sempre di più di ciò che accade dentro di te, di ciò che nell'arco della tua stessa vita si è stratificato dentro di te, permettendoti di avere, a volte per molti per la prima volta, l'accesso a questi processi interni e quindi anche la possibilità di disinnescarli, di cambiarli, di trasformarli, di renderli sempre più funzionali per il proprio benessere quotidiano nella vita di tutti i giorni. Per cui ecco, la mindfulness davvero offre tanto, offre proprio la possibilità di un cambiamento reale nelle nostre vite. Pensa personaggi anche come per esempio Steve Jobs che avevano così tanto dedicato tanto alla mindfulness, quando negli anni 70 era andato in India e poi tornato aveva introdotto questa meditazione zen, e lui stesso nella sua storia racconta quanto per lui fosse proprio importante questo aspetto della sua vita, al punto da aiutarlo nella realizzazione di progetti importanti come quelli che comunque ha realizzato, ecco, che hanno fatto poi anche davvero molto la differenza anche un po' nella nostra società. Ecco, la mindfulness aiuta tantissimo anche in questo, ci aiuta ad accedere ad una mente più intuitiva, ad una mente più intelligente, ecco, dove davvero riusciamo a fare sintesi anche delle informazioni. Questo proprio perché va a cambiare quelle reti, quelle aree neurali che davvero poi ci permettono di fare questo, di svolgere queste funzioni. Bene, mi auguro di averti raccontato un po' tutto quello che può esserti di aiuto per introdurti sempre più alla pratica di consapevolezza, per riuscire nel tempo, praticando sempre meglio, a decifrare un po' la tua mente, a comprendere sempre meglio come funzioni. Ti invito, se non l'hai ancora fatto, ti dicevo, ad andare nel sito, a esplorare un po' le risorse. Magari mi auguro di incontrarti anche ai futuri incontri, ecco, così proprio da poter andare avanti nel cammino insieme. E per il resto, se vuoi iscrivermi nei commenti, leggerò di certo, anche via mail a info@ericogamba.org. A presto!